Ciao a tutti, bentornati su Vivi con Letizia. Non so voi, ma a me, nonostante ormai abbia una certa, piace ancora raccogliere sassi e conchiglie quando sono al mare. Mi sono sempre chiesta come fare per bucare le conchiglie senza trapano e finalmente ho trovato la soluzione. Alcune volte infatti abbiamo la fortuna di trovare conchiglie già bucate, ma la maggior parte delle volte invece il buchino non ce l'hanno e quindi diventa difficile poterli usare in determinati progetti creativi. Oggi quindi vi svelerò un trucchetto che ci permetterà di bucare le conchiglie senza romperle. È talmente geniale che non crederete ai vostri occhi. Questo trucco però non è farina del mio sacco, l'ho scoperto e l'ho provato dopo aver visto una puntata di una trasmissione condotta da Alessandro Cattelan. Raccontava di aver aiutato sua figlia a forare le conchiglie proprio in questo modo. Andiamo subito a scoprirlo. Io vi aspetto anche su Vivi con Letizia Naturalmente, Vivi con Letizia Viaggi e Vivi con Letizia il gruppo. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Scopriamo come fare per bucare le conchiglie senza romperle. Non ci crederete, ma per forarle basta prendere un cucchiaino con il quale dobbiamo iniziare a colpire le conchiglie sulla sommità. Colpendole ripetutamente nello stesso punto, piano piano in pochi secondi si formerà proprio un buchino. Questo trucco geniale per bucare le conchiglie funziona su tutti i tipi di conchiglie, sia quelle più piccoline che quelle grandi. È chiaro che su quelle più piccole si farà prima e bisogna anche fare molta più attenzione ed usare la forza per non rischiare di romperle. La regola che vale sempre è quella di procedere più lentamente quando ci accorgiamo che la conchiglia inizia a incrinarsi. A quel punto cerchiamo di fare attenzione per ottenere il buchino della grandezza desiderata. Eventualmente assestiamo qualche ultimo colpettino per rifinire la grandezza del buco. Quando colpiamo le conchiglie con il cucchiaino dobbiamo fare attenzione anche a dove colpiamo, perché se no molto facilmente si possono sbeccare o rompere, come è successo a me con questa conchiglia. Se non avete mai provato a bucare con un cucchiaino le conchiglie, vi consiglio di fare qualche prova sulle conchiglie che vi piacciono di meno o su quelle che sono già rovinate prima di andare a bucare quelle che poi vi interessa usare per i vostri progetti. Il metodo che funziona è quello di tenere le conchiglie in mano. Prima di fare questo, infatti, io avevo provato ad appoggiarmi su un tagliere oppure su un panno in modo da tenere meglio ferme le conchiglie e picchiarci sopra con il cucchiaino, ma in questo caso purtroppo le conchiglie si sono sempre rotte perché probabilmente risentono troppo delle percussioni e delle vibrazioni fatte con il cucchiaino, quindi a mano probabilmente si incrinano. Ho provato anche a tenerle ferme con una pinza, ma come si suol dire, peggio che andare di notte, cioè si sono disintegrate praticamente subito.